Oggi vi porto a fare una passeggiata ed aggiornarvi un po' sull'ultimo mese, sul perché non ho messo su molti video, non vi ho aggiornato, non sono stata molto presente. Scusatemi, ma è stato un mese un po' intenso, molto impegnativo, molto pesante. Quindi oggi, che è una bellissima giornata, come potete vedere, e fa anche abbastanza caldo, ho pensato di andare a fare una piccola passeggiata prima di iniziare a lavorare, così posso anche aggiornarvi. Si vede che la primavera sta arrivando, ci sono un sacco di persone fuori, ci sono un sacco di persone che stanno facendo anche attività o sport. Ho già visto un paio di quelle barche che vanno super veloci sul lago e sul fiume, le jet boat, e sento un sacco di elicotteri che vanno da una parte e dall'altra, e piccoli aeroplani. Insomma, la gente è fuori, è una bella giornata e tutti stanno facendo qualcosa di bello. E volevo appunto aggiornarvi sull'ultimo mese. In realtà posso anche farvi vedere la mia faccia, non so se lo preferite o se preferite vedere questo bellissimo panorama. Probabilmente è la seconda opzione, però vi tocca stare a vedere anche un po' la mia faccia. E appunto l'ultimo mese è stato intenso. Dopo quel viaggio, quella piccola gita ad Doubtful Sound, in realtà tutto è cambiato perché ho dato le dimissioni. E in realtà non perché ho dato le dimissioni, ma è diventato tutto più intenso al lavoro. Ho dovuto fare dei turni extra, ho dovuto fare dei giorni di lavoro extra, abbiamo dovuto cambiare il sistema operativo, quindi anche lì c'è stato bisogno di lavorare un po' di più ed imparare un nuovo sistema. Ovviamente il sistema non funziona così semplicemente, è stato molto complicato e ancora ci sono dei problemi, quindi non è stato un piacevole ultimo mese di lavoro, è stato molto intenso. In più mi sono anche ammalata, quindi per una settimana intera stavo abbastanza male, avevo il raffreddore, mal di testa, mal di gola, un po' di tutto, e quindi appunto non ho fatto molto. Adesso rigiro la telecamera perché la vista è di nuovo bellissima. Questo fiume, ci sono lì in fondo dei cigni neri e forse delle anatre, non riesco a vedere bene che animali siano, quindi ci avviciniamo lì. E insomma, che altro ho fatto? A parte lavorare ed essere stata ammalata, non ho fatto granché. Sono andata a sciare giusto un paio di volte, di cui ieri è stata l'ultima volta, perché poi questa settimana tutti gli impianti chiuderanno, quindi è stata una giornata triste. No, è stata una giornata bellissima, mi sono divertita molto e anche la giornata era come oggi, un cielo blu magnifico. E però appunto è stato un addio, un salutare le montagne. Che bello. Ho anche partecipato a un mercatino, a 2 mercatini in realtà, di cui vi metto magari qualche video, perché avevo provato a fare dei video, perché volevo fare un video per voi, per farvi vedere che cosa stavo facendo, e in realtà poi questi mercatini sono stati un fallimento totale e quindi ho deciso di non farlo. Questi mercatini erano dei mercatini, diciamo, un mercatino locale dove le persone possono andare a vendere quello che vogliono, dei prodotti che fanno loro. Può essere cibo, può essere vestiti, che vendono orecchini per esempio, gioielli, un po' di tutto. E io sono andata lì per vendere i miei lavori all'uncinetto, quei top che vi ho fatto vedere in un altro video, fatti all'uncinetto. In realtà ne ho venduto solo uno, quindi è stato un fallimento totale. Ho parlato con un sacco di persone, è stato veramente interessante, carino, c'erano un sacco di persone interessanti
e molti che mi hanno fatto anche i complimenti, quindi è stato bello di per sé, però appunto ho venduto solo un top, quindi questa esperienza non verrà ripetuta. Ci sono dei conigli qua intorno, li vedo soprattutto di notte, la sera, non li ho mai visti di giorno e sono troppo lontani per farveli vedere, però ci proviamo. Sono spariti di nuovo, non riesco neanche più a vederli. Ah sì, lì in fondo vedo delle orecchie, faccio un po' di zoom, non so se riuscite a vederle tra quelli, si sta muovendo, ci sono delle orecchiette e ci sono un sacco di conigli qua. E di notte li vedi, quando è buio, li vedi correre per le strade, eccolo. Super pericoloso perché ci sono un sacco di macchine e purtroppo se ne vedono anche molti poi a lato della strada perché vengono investiti, non sono molto attenti. Vabbè, spero che l'abbiate visto lì in fondo, si sta muovendo, ogni tanto si muove, adesso è fermo. Un altro coniglietto, questa volta sono sicura che lo vedete, che carino. Oh, ce n'è un altro, che carini. Comunque vi stavo raccontando del mio fallimento con il mercato. No, è stata una bellissima esperienza perché non ho mai fatto niente del genere, quindi mi sono spinta sicuramente fuori dalla mia comfort zone, mettermi lì con il mio banchetto, con il mio tavolino, con cose personali che ho fatto io e non lo so, mi sembra di essere lì alla mercé di tutti e la gente può giudicarti, è stato molto difficile per me farlo, quindi sono fiera di averlo fatto, di essermi messa in gioco anche se è andata male e sicuramente non lo rifarò qua in Nuova Zelanda, specialmente questo mercato, più che altro perché per questo mercato bisognava pagare una tassa di $90, che è tantissimo. Pagare $90 e non riuscire a vendere niente, no. Quindi non rifarò questo mercato, però sicuramente riproverò a vendere queste cose che ho creato, anche perché ne ho fatti tantissimi, quindi devo trovare il modo di venderli, non posso tenerli tutti. E è stata una bella esperienza, insomma. Che altro ho fatto in questo mese? Ieri sono andata fuori a cena, ho invitato tutti i colleghi e alcuni amici per fare un po' una cena di addio, per salutare un po' tutti. Siamo andati a mangiare la pizza, era abbastanza buona, considerando che siamo in Nuova Zelanda e non era un ristorante italiano, no, sto scherzando, era molto buona, anche perché io ho dovuto prendere una pizza senza glutine e con formaggio vegano, non per scelta, quindi considerando tutte queste cose era molto buona e è stata una bellissima serata. Sono felice che tante persone siano venute per salutarmi e anche questo mi ha reso felice perché significa che comunque ho lasciato il segno in queste persone, se no non sarebbero venute a salutarmi. Vuol dire che ho lasciato una buona impressione e che gli fa piacere venire a salutarmi e a rivedermi. Quasi tutti mi chiedono se sono triste, vedo sulla loro faccia, vedo questa espressione che secondo me significa che si aspettano che io non sia triste all'idea di lasciare la Nuova Zelanda. Capisco perché abbiano questa impressione, perché sto dicendo un po' a tutti quanto io sia felice all'idea di tornare a casa e di tornare in Austria, di ricominciare a fare una nuova stagione lì. Quindi capisco che loro si aspettino che io non sia triste all'idea di lasciare questo paese, ma in realtà si sbagliano. Io non sono felice, non sono distrutta, disperata, proprio perché ho una nuova avventura che mi aspetta, quindi non sono triste, però non sono neanche felice. Mi sarebbe piaciuto rimanere
in Nuova Zelanda un po' più a lungo, vedere altre cose, fare altre cose, specialmente con l'arrivo di questa bellissima stagione, con bellissime giornate di sole, un po' più caldo, quindi mi sarebbe piaciuto fare delle escursioni, delle camminate in montagna, un po' di campeggio anche, quindi da questo punto di vista sono molto triste, però appunto ho qualcosa di altrettanto bello che mi aspetta, quindi non posso mentire e dire io sono disperata e sono triste più che altro per le persone che lascerò. Ho fatto degli amici qua, ho rincontrato dei vecchi amici, quindi mi sarebbe piaciuto stare qua un po' più a lungo e vivere altre esperienze insieme a loro. Una delle cose che mi ha sorpreso, che non mi è successo così tanto per ora, è stato fare così amicizia con gli ospiti. Non so perché, ma in Austria non sono mai stata così vicina agli ospiti, forse perché le persone non rimangono così a lungo. E invece qua in Nuova Zelanda, in questo hotel, ci sono state persone che sono rimaste qua anche per un mese intero o anche di più, e ho avuto tempo di vederle quasi tutti i giorni, chiacchierare con loro, e ho fatto anche amicizia con alcuni di loro. Io spero di rivederli in futuro, ho lasciato a tutti il mio contatto, quindi mi farà molto piacere rivederle, e è una cosa che mi ha sorpreso perché non avrei mai pensato di potermi avvicinare così tanto a delle persone che in realtà sono semplicemente degli ospiti, quindi non ho fatto niente con loro, non li ho visti al di fuori della reception, non ho parlato con loro al di fuori di quell'ambiente, quindi mi ha sorpreso come potessimo andare così d'accordo e potessimo essere così in sintonia. Ho incontrato delle persone meravigliose, alcune di loro mi hanno anche fatto dei regali di addio, dei fiori o dei cioccolatini, quindi questo mi dispiace di lasciare o di non poter passare più tempo con queste persone, e questo porterò a casa. Vorrei cercare di avvicinarmi un po' di più agli ospiti anche in Austria, anche se penso che sia un po' più difficile lì perché le persone non rimangono per così tanto tempo, una settimana al massimo, e sono sempre fuori. Ovviamente durante l'inverno le persone vogliono essere in montagna, sciare, non vogliono stare lì a chiacchierare con me, e anche alla sera, quando potrebbero essere lì a chiacchierare, in realtà vanno fuori, sono lì solo per una settimana, quindi vogliono essere fuori tutto il tempo. Però proverò anche da parte mia a essere un po' più non so come dire, a chiacchierare un po' di più e cercare di conoscerle meglio. Ok, sta iniziando a diventare un po' più ventoso, però voglio iniziare a tornare a casa perché voglio fare un po' di stretching prima di iniziare a lavorare. Mi fa male tutto dopo essere andata a sciare ieri, quindi voglio andare a fare un po' di stretching, anche se non cambierà molto la situazione, e poi dovrò iniziare a lavorare purtroppo. Ma non ne sono così triste, cioè sono triste, ovviamente non ho voglia di andare a lavorare come sempre, ma non sono così triste perché mi mancano solo 4 giorni di lavoro, 4 giorni e poi ho finito, poi è l'ora di tornare a viaggiare e ne sono super felice e super emozionata, quindi non sarà una giornata terribile, o anche se lo fosse conterò i giorni comunque fino alla fine. Quindi questo è quanto, queste erano le mie scuse per non aver pubblicato video settimana scorsa, e rischiavo di non pubblicarne nessuno neanche questa settimana, quindi queste erano le mie giustificazioni. Questo era un breve video per dirvi che cosa è successo nella mia vita nell'ultimo mese e per dire che spero di tornare con nuovi video di nuovo dal mio viaggio, perché in teoria settimana prossima a quest'ora sarò già in viaggio, quindi incrociate le dita per me che tutto vada bene e io riesca a ripartire.
E niente, grazie per aver guardato questo video e alla prossima, ciao!